tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia in top down che io ho deciso di chiamare. In realtà non l'ho deciso io, ma l'ha deciso una di voi, perché ho pubblicato la foto di ieri su Facebook che indossavo la maglia, perché appena l'ho finito ho detto stasera la indosso, e quindi l'ho indossata per poter uscire. Vi ho postato la foto e vi ho detto datemi dei suggerimenti perché non so ancora come chiamarla, e tra i vari commenti li ho fatti leggere anche ai miei amici, e tutti sono rimasti quando una di voi ha scritto muschio selvaggio. Ho detto muschio, sì, ho pensato al muschio, e quindi ho deciso di chiamare questa maglia muschio. Per quanto riguarda il filato utilizzato, il filato è della BBB, si chiama lupo di mare, è bellissimo, è un filato molto ritorto e però morbido, è leggerissimo. Io ieri stavo benissimo indossando questa maglia, e il colore che ho scelto io è il colore numero 780, che è questo verde, appunto, diciamo un verde muschio. Però vi faccio vedere anche altri colori che sono presenti sul sito, come questo fantastico ottanio scuro o questo fantastico azzurro, c'è anche il grigio, quindi ci sono diversi colori, c'è anche un azzurro molto bello, ci sono anche altri colori che trovate tutti disponibili sul sito. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io per fare questa maglia, che come potete vedere non è aderentissima, è comunque un po' morbida, ho utilizzato solamente 200 grammi, quindi 4 gomitoli, lavorando sempre con uncinetto numero 4. Ora taglia M 5 gomitoli, taglia L 6 gomitoli, taglia XL 7 gomitoli. Mi raccomando però, se volete farla più larga, se volete farla lunga, tipo fare copricostume o un vestitino, in quel caso aumentate comunque di altri 100 grammi, quindi altri 2 gomitoli in più rispetto a me. Per quanto riguarda la lavorazione, come potete vedere è un top down, e l'inizio vi ricorderà molto quello della maglia del vestito che ho fatto uscire la settimana scorsa, e in effetti su questo lavorazione sono 4 giri e 2 sono uguali a quelli dell'altra creazione, solo che ho voluto fare qualcosa un po' di diverso per alternare, come potete vedere, queste strisce più forate con le strisce un po' meno forate. Questo è dato dall'alternanza di giri di maglie basse, maglie alte, mezze maglie alte, e io trovo questa lavorazione molto bella perché è armoniosa e quindi molto carina per essere una maglia forata. Sapete che mi piace tantissimo questo genere di lavorazioni, è semplicissimo naturalmente anche per chi è principiante, sono 4 giri con dei punti che conosciamo tutte, quindi nulla di particolare. E anche quando si tratta di fare degli aumenti, perché io sono andata a fare degli aumenti negli ultimi giri qua per poterla avere più morbida sui fianchi, anche in quel caso ve lo spiego, è semplicissimo fare gli aumenti, quindi potete fare in questa maglia tutti gli aumenti che volete. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Inoltre vi dico già che voglio fare anche un'altra variante sempre di questo punto, aggiungendo un'altra cosa per poter fare un copricostume, perché come copricostume questo punto mi piace particolarmente, però voglio dargli un effetto ancora leggermente diverso. Quindi fatemi sapere se vi può interessare, se, perché lo voglio fare, ma non era tra i progetti che volevo fare subito, però se invece voi dite no Elsa, fallo subito, lo voglio vedere per poter fare anch'io il copricostume, lo farò come prossimo tutorial. Quindi detto ciò, no, prossimo no, ma prossimo sì. Quindi detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della BBB che si chiama lupo di mare. Il colore che ho scelto di utilizzare io è il 780, che è questo verde color militare, verde muschio molto particolare. Non ho mai lavorato un verde del genere e mi piace molto, però guardate, qui ci sono anche altri colori che sono uno più bello dell'altro. Anche questo grigio è molto bello, ma anche questo, diciamo, blu particolare, quasi un ottanio scuro, che è il codice 93. Però per farvi vedere la lavorazione, lo scollo e i 4 giri che vanno ripetuti per realizzare la nostra maglia, che è una maglia top down, vi lavorerò un altro filato, perché mi sono accorta che questo è troppo scuro e quindi non si vede benissimo. Quindi almeno per farvi capire i giri iniziali preferisco andare a lavorare con un altro filato e farvi vedere appunto la lavorazione. Vi dico già che i giri vi ricorderanno, almeno i primi 2, quello che abbiamo fatto per il vestito che ho pubblicato la settimana scorsa, e
in effetti ho preso spunto da quella lavorazione, però ho aggiunto altri 2 giri per dare una lavorazione diversa alla nostra maglia. Lavoreremo con l'uncinetto il numero 4. Io ho montato 100 catenelle. 100 catenelle lavorando con il lupo di mare mi ha permesso di ottenere, una volta realizzato il primo giro, una circonferenza di circa 25 centimetri, partendo sempre da questo punto a questo punto, quindi non circonferenze in questa maniera, ma mettendola così. Quindi in questa maniera, chiudendo in tondo, dopo il primo giro ho da qui a qui 25 centimetri. E per quanto riguarda quindi 100 catenelle, per quanto riguarda le taglie più grandi delle mie, per la taglia M io vi consiglio di andare a aumentare di altre 8 catenelle, perché lavoreremo per lati, quindi lato dietro, lato avanti, manica e manica, quindi andate a montare 8 catenelle in più o 16 catenelle in più per avere una maglia o 2 maglie alte in più per lato. Taglia L 16 o altrimenti 24 catenelle, questo sempre se volete avere una maglia in più per lato o 2 maglie in più per lato, a seconda quindi di quanto volete largo il vostro scollo. Tenete presente che comunque vi servono 2 catenelle in più per ogni lato per fare gli aumenti, quindi io vi ho detto 8 catenelle in più per la taglia M, in modo tale da avere poi una maglia in più per lato rispetto a me. Io naturalmente quando vi farò il primo giro vi dirò appunto quante maglie faccio io, e in base al vostro aumento, quindi se 8, 16, 24 catenelle, dovete andare a mettere una, 2 o 3 maglie alte in più rispetto a me. Quindi detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro. Sposto tutto qui e andiamo a lavorare e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Devo fare un totale di 8 maglie alte separate da una catenella. Mi raccomando, taglia M o ne dovete fare 9 o 10, taglia L o ne devo fare 10 o 11, quindi a seconda di quante catenelle avete inserito. Quindi 1, 2, io ne ho fatte 2, catenella di separazione, vado a fare la terza, catenella di separazione, vado a fare la quarta, catenella di separazione, quinta maglia alta, catenella di separazione, sesta maglia alta, catenella di separazione, settima, catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare l'ottava e ultima maglia alta. Andiamo a fare quindi il nostro secondo angolo. Catenella di separazione, salto una catenella, entro in successiva e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione e di nuovo salto una catenella e inizio a fare le mie maglie alte, solo che in questo momento ci troviamo dove abbiamo il lato più lungo. Io devo andare a fare 15 maglie alte, mentre per la taglia L ora dovete fare 16 o 17, scusatemi, per la taglia L ho 17 o 18, quindi ho fatto la prima, salto una catenella, vado in successiva e vado a fare la seconda maglia alta. Quindi io continuo così fino ad arrivare ad ottenere, catenella di separazione, salto una catenella, un totale di 15 maglie alte, e poi vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Ho realizzato quindi le mie 15 maglie alte, catenella di separazione, vado a fare il mio angolo. Vi ricordo per la taglia M 16 o 17 in base a quanti aumenti avete fatto, 17, 18 taglia L, quindi salto una catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione. Adesso ci ritroviamo di nuovo nel lato della manica, quindi io devo andare di nuovo a fare 8 maglie alte, mi raccomando 9 per quanto riguarda una taglia M, 10 9 o 10, 10 o 11 per una taglia L, quindi 1, 2, catenella, salto una catenella, 3, catenella, salto una catenella, 4, catenella, salto una catenella, 5, catenella, salto una catenella, 6, catenella, salto una catenella, 7, catenella, salto una catenella, 8.
vado a fare il mio ultimo angolo, quindi catenella, salto una catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e io devo rifare l'ultimo lato e devo fare un totale di 15 maglie alte. Mi raccomando, 16 o 17 taglia M, 17 18 taglia L, a seconda di quante catenelle avete aumentato. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi a fare il successivo. Sto terminando quindi il giro, ho fatto le mie 15 maglie alte, catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, entro nell'archetto e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa, catenella di separazione e vado a fare in questa maniera. Nell'archetto vado a fare una maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo e maglia bassa. Devo fare questo finché non arrivo al prossimo angolo, quindi catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, maglia bassa. Quindi continuo così fino ad arrivare all'angolo. Arrivata all'angolo vado a fare catenella, entro nell'archetto dell'angolo, quindi del ventaglio, e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa e poi torno a lavorare normalmente, quindi torno a fare catenella e maglia bassa in ogni archetto di una catenella, catenella, maglia bassa, catenella, maglia bassa, fino ad arrivare al terzo angolo, dove di nuovo andremo a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa. Quindi faccio questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il nostro terzo giro. Ricordatevi che è semplicissimo, perché si vanno a fare maglie basse in ogni archetto da una catenella e dobbiamo separare le maglie basse con una catenella di separazione, mentre quando andiamo a lavorare negli angoli dobbiamo andare a fare una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Sono arrivata quindi a terminare il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa e la catenella, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Entro all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, prima una maglia bassissima, poi una maglia bassa e una catenella che equivale alla mia mezza maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra mezza maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una mezza maglia alta e continuo così fino ad arrivare al secondo angolo, quindi catenella di separazione, archetto successivo, mezza maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, mezza maglia alta, catenella, archetto, mezza maglia alta, catenella, archetto, mezza maglia alta e devo continuare così, quindi come vi ho detto, fino ad arrivare al mio secondo angolo, quindi dove abbiamo fatto la maglia bassa e le 2 catenelle. Scusatemi, quindi continuo a lavorare una mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta, catenella di separazione. Sono arrivata al mio angolo, entro dentro e vado a fare di nuovo mezza maglia alta, 2 catenelle, rientro mezza maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, vado nell'archetto, mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta, continuo così quindi per tutto il terzo giro. Ricordatevi, dovete fare in ogni archetto una mezza maglia alta, le mezze maglie alte devono essere separate da una catenella e che nell'angolo dovete andare a fare mezza maglia alta, 2 catenelle, rientrando di nuovo mezza maglia alta. Quindi continuo così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il quarto e ultimo giro.
Ho fatto l'ultima mezza maglia alta e la catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima per chiudere il terzo giro. A questo punto possiamo fare il nostro quarto e ultimo giro. Entriamo nell'archetto e andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo maglia bassa. Quindi il quarto giro è uguale al secondo: catenella di separazione, maglia bassa nell'archetto, catenella di separazione, maglia bassa nell'archetto successivo, catenella, maglia bassa nell'archetto successivo, e si continua così fino ad arrivare all'angolo successivo. Vedete, sta crescendo la lavorazione. Dopo ve lo faccio vedere un attimo anche con il lupo di mare che sto lavorando, ma che, come vi ho detto, è un po' scuro, quindi preferivo farvi vedere appunto la lavorazione con un filato più chiaro. Quindi catenella di separazione, maglia bassa, sono arrivata nell'angolo, quindi catenella, entro nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa, catenella, e continuo così a lavorare per tutto il giro. Naturalmente quando poi ritorneremo a fare il primo giro si tornerà a fare il giro delle maglie alte. Io adesso finisco il mio giro di maglie basse, vi farò vedere appunto come iniziare di nuovo il primo giro e poi vi faccio vedere come sta avvenendo con il lupo di mare. Sto terminando quindi il quarto ultimo giro, ho fatto la maglia bassa e la catenella, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Si ritorna a fare il primo giro, quindi entro, vado a fare una maglia bassissima e poi vado a fare maglia bassa e 3 catenelle e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta e poi vado a lavorare normalmente, catenella, entro nell'archetto successivo, maglia alta, catenella, entro nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare maglia alta. Quindi questi sono i 4 giri che vanno sempre ripetuti. Vi faccio vedere come sta venendo la lavorazione, sperando, ok, sì, ecco qua. Ok, vedete, perché non ve l'ho fatto vedere con il verde, sarebbe stato molto più difficile farvelo vedere, quindi ho preferito farvi vedere con un altro filato. Quindi io adesso naturalmente nel video invece vi dirò quando sono andata a mettere i marcapunti e come sono andata a continuare la lavorazione, però qui era appunto per farvi vedere come stava venendo. Allora, io ho ripetuto i 4 giri per 4 volte, quindi 1, 2, 3 e 4, e poi solamente sono andata a ripetere i primi 2 giri per una volta sola. Questo mi ha permesso di avere degli scalfi partendo dall'angolo qui in alto a qui in basso di circa 18 cm. Ora per le taglie più grandi delle mie, taglia M, io vi consiglio di ripetere i 4 giri per 5 volte e poi nuovamente solamente i primi 2 giri. Taglia L lo ripetete per 6 volte e poi 2 volte, una volta sola i primi 2 giri, e a questo punto XL naturalmente 7 volte e poi i 2 giri iniziali. Una volta messi i marcapunti andiamo a continuare la lavorazione tranquille. Io devo ritornare a lavorare con il giro delle mezze maglie alte, ma se voi dovete iniziare con la maglia con il giro delle maglie alte o con quello delle maglie basse non vi cambia niente. Vi suggerisco però di trovarvi o con la maglia alta o con la mezza maglia alta piuttosto che con la maglia bassa. Quindi adesso la lavorazione continuerà a essere in tondo e andremo sempre a ripetere i nostri giri, solo che come appunto non ci saranno più gli angoli da fare. Quindi io, dove ho il marcapunti qui, vado a lavorare il giro, tolgo il marcapunti perché così già la colorazione è scura, almeno vedete meglio, quindi tolgo tutto in modo tale che si vede bene. Ok, io vado nell'archetto di 2 catenelle sia avanti che dietro, vedete? Quindi questo è lo scalfo e vado a fare una maglia bassa e una catenella che è la mia mezza maglia alta, e poi vado a lavorare normalmente, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella, mezza maglia alta, catenella, archetto successivo, mezza maglia alta, catenella, archetto successivo, mezza maglia alta. Continuo a lavorare così fino ad arrivare al secondo marcapunti e farvi vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sto arrivando quindi al secondo marcapunti, lo vado sempre a togliere così potete vedere meglio. Ho fatto la catenella di separazione, quindi prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle dell'angolo del davanti, entro in quello dietro e vado a fare la mia mezza maglia alta.
catenella di separazione e torno a lavorare normalmente facendo una mezza maglia alta in ogni archetto, separata sempre da una catenella. Continuo così fino ad arrivare al fine giro, farvi vedere come chiudere, come iniziare poi il nostro, in realtà dovremmo chiamarlo a questo punto secondo giro, richiamiamo questo primo giro, quindi il nostro secondo giro, che è quello con le maglie basse. Sto terminando quindi il nostro giro di mezze maglie alte. Invece di fare la catenella, per terminare entro direttamente nella prima catenella che abbiamo fatto per la nostra mezza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. A questo punto iniziamo il giro delle maglie basse, quindi rientro dentro e vado a fare una maglia bassa, catenella e poi archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, e continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il giro di maglie alte. Sto terminando il giro di maglie basse, ho fatto la catenella e questa volta entro dove ho la maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto all'interno del primo archetto e vado a fare poi una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Poi vado a lavorare normalmente, quindi catenella, scusatemi, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. Continuo a lavorare così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come riniziare e poi a fare l'ultimo giro, ossia sempre il giro di maglie basse. Sto terminando il giro di maglie alte, quindi anche in questo caso vado direttamente nella seconda catenella che equivaleva quindi alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa e inizio l'ultimo giro, quindi rientro dentro, vado a fare una maglia bassa, catenella, maglia bassa, archetto successivo, catenella, maglia bassa, catenella, maglia bassa. Quindi continuo a lavorare in questa maniera. Ora naturalmente quando finiremo il giro, in questo caso finiremo facendo come abbiamo fatto il secondo, quindi maglia bassa, catenella, maglia bassissima e nell'archetto andremo a fare la nostra mezza maglia alta. Questo ci permetterà di avere sempre inizio e fine giro che rimane sempre da questa in perpendicolare, quindi non va a fare il giro in obliquo. Quindi questi sono i giri che andremo a ripetere. Se avete bisogno di allargare la lavorazione nei catenelle di nell'archetto di una catenella, quando andate a fare o il giro di mezze maglie alte o il giro di maglie alte, ne fate 2, quindi fate nello stesso archetto una maglia alta, catenella, un'altra maglia alta, oppure una mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta. Fate sempre lateralmente, quindi qua e qui, e potete farlo quante volte volete, in più giri, potete farlo anche in 2 archetti e in 2 archetti se avete bisogno di allargare molto la lavorazione. Io adesso procedo senza fare degli aumenti, magari se andrò ad altezza fianchi vorrò fare degli aumenti vi faccio sapere, ma in realtà sono anche indecisa se fare di questa una maglia corta o una maglia lunga. Deciderò man mano che vado a lavorare, quindi procedo, poi vi farò sapere. Allora, ho terminato di fare la mia maglia, ho ripetuto i 4 giri per 12 volte e vi dico già che io quando sono andata a ripetere il giro di mezze maglie alte sia alla decima che all'11ª, scusatemi, no, sia alla nona che alla 10ª volta, sono andata a fare 2 mezze maglie alte nella stessa maglia di base, vedete, sia qui che qui, e ho fatto questo sia a destra che a sinistra, questo per averlo un po' più largo sui fianchi, mentre qui non ho fatto aumenti. Però come vi ho detto, voi potete fare gli aumenti anche sia nel giro, se avete bisogno di aumentare parecchio, sia nel giro di maglie alte che nel giro di mezze maglie alte, e farlo per diverse volte, quindi potete fare quanti aumenti volete. Io vi suggerisco sempre di farlo lateralmente perché così non si nota nulla sul davanti. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.